Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è martedì 4 novembre e la Chiesa celebra sia nel Vetus come nel Novus Ordo la festa liturgica di San Carlo Borromeo, che non ha bisogno di presentazioni naturalmente, è una delle figure più illustri del cattolicesimo tridentino, che seppe reagire come spinta proprio reazionaria all'affronto luterano. Un Lutero sempre più a quel tempo, come dire, affascinante, nonostante l'eresia, proprio come è successo con Bergoglio, e con Bergoglio ancora peggio, perché allora invece ci fu una replica corale. Sai, una testimonianza tira l'altra, qui invece no, qui oggi non è così, lo vedremo oggi con quello che abbiamo da dire di molto importante. E comunque San Carlo Borromeo, che apparteneva a una famiglia nobile, diventò cardinale molto giovane, andò arcivescovo a Milano e Milano respirò veramente con lui. Si ebbe una stagione, anche se breve, perché poi morì a 47 anni, il cardinale Borromeo morirà a 47 anni, una stagione di grande slancio pastorale, perché questo, il pastore dà la vita per le pecore, e lui proprio rilanciò in maniera significativa la vita delle parrocchie, la dimensione pastorale della diocesi, e incoraggiò i preti, moltissimo i sacerdoti, a spendersi per le anime. Prese Milano in una situazione non proprio felice, la lasciò molto presto perché morirà giovane, come una diocesi che ancora oggi ricorda San Carlo Borromeo, che appunto è compatrono di Milano con Sant'Ambrogio. Quindi oggi auguri a coloro che si chiamano Carlo e Carla, e preghiamo tutti insieme San Carlo Borromeo per tutti i pastori del mondo, vescovi e preti, perché si sappia essere secondo il cuore di Dio. Ecco, oggi inizia quasi una sorta di settimana dimezzata, perché ieri, anche se era giorno lavorativo, non era il rosso, però sostanzialmente è stata come una giornata di domenicale per noi cattolici. Comunque oggi è appunto martedì. Sono stati questi 3 giorni scorsi, sabato 1 novembre, domenica 2 novembre, lunedì 3 novembre, giorni di grande grazia per il piccolo resto. Parlo in particolare di quello del nord, però non preoccupate, perché adesso a quelli del sud ho da dare una notizia. Giorni di grazia intensi, non so se la regia è in grado di mostrare la sequenza di foto dei giorni trascorsi. Allora vorrei ricordare a Tre Baseleghe, al piccolo Taboro, con la chiesa, la palestra sempre piena di persone, e poi vorrei ricordare a Savigliano, più esattamente a Torino, il 31 ottobre, anche lì con tantissimi fedeli. A Bergamo è stato il pieno il 1 novembre, e poi nel pomeriggio a Trento e di nuovo a Tre Baseleghe, e poi il 2 novembre a Tre Baseleghe le 2 messe piene di fedeli, e infine il 3 novembre ieri a Tre Baseleghe, e poi anche qui a Bologna, dove sono stato di pomeriggio. La risposta è stata veramente significativa, c'era gente anche in piedi. Nel contesto di questo Ponte dei Morti così significativo, nel quale i temi centrali della fede vengono messi in campo, e quindi il tema del significato, il tema della morte, il significato della vita, l'esistenza del purgatorio, il giudizio di Dio, la vita eterna, potete ricavare dalla playlist alla voce video di Radio Domina Nostra le mie omelie. Quella del 3 novembre si intitola Non perdiamo Dio, quella sempre del 3 novembre il pomeriggio, ieri, l'enigma assoluto, e poi quella del 2 novembre, Siamo in guerra, che trovo sia quella più significativa, e infine quella del 1 novembre, La tristezza più grande è non farsi santi. Ecco, le trovate disponibili. Ho detto anche che noi vorremmo che aveste possibilità di leggere quel libro che ho scritto, il romanzo su Sant'Atanasio, perché dà molte chiavi di lettura per interpretare la situazione attuale che stiamo vivendo. Grazie a Fra Celestino e ai confratelli che si stanno spendendo, Don Ramone in Toscana e Don Enrico in Puglia,
come ogni giorno, poi quasi ogni giorno, Padre Ioannes celebra la messa su Radio Domina per il bene pastorale, come faceva San Carlo Borromeo, delle anime. Il pastore dà la vita appunto per le pecore. Dunque, poi ho da comunicarvi i prossimi appuntamenti, anzitutto di questa settimana, soprattutto in particolare in prospettiva del fine settimana prossimo. Allora, intanto volevo fare presente che oggi, domani e giovedì Fra Celestino sarà a Trebaseleghe al piccolo Tabor, alle 5 c'è il rosario in diretta pregato dalle suorine e poi a seguire la Santa Messa di Fra Celestino, anzi le sorelle sono andate via, quindi i seminaristi, la Santa Messa alle 5:30 e poi dopo la Messa Fra Celestino espone il Santissimo e c'è la preghiera della fiamma d'amore. Questo è appunto il programma oggi, domani e dopodomani a Trebaseleghe. Lì appunto così c'è anche possibilità di confessarsi. Tuttavia devo dirvi che avevo promesso che saremmo rimasti a Trebaseleghe anche sabato e domenica prossimi, però è venuto il momento anche di darci da fare Fra Celestino e io. Fra Celestino deve per forza venire con me insieme a un paio di seminaristi, perché Fra Celestino deve confessare. Ieri, per esempio, con un enorme rammarico, c'erano fedeli qui che avevano chiesto la confessione, sicché sabato e domenica non saremo a Trebaseleghe. Io devo andare a Savigliano, in Piemonte, tra domani e dopodomani, per un affare importante legato alla opera del Piccolo Resto. Poi vi comunicherò, riguarda comunque una estensione più ampia di Casa Betania, ecco, quindi ve ne parlerò, avrò modo di parlarne, e soprattutto perché i tecnici stanno proprio attrezzando l'opera di ristrutturazione del Piccolo Tabor. Però ecco, volevo comunicare allora che sabato prossimo 8 novembre saremo Fra Celestino e io a Bari. Sabato 8 prossimo, 8 novembre, saremo a Bari. Torniamo al sud, caro Piccolo Resto, e quindi io spero che abbiate capito che Dominutella non è affatto vero che predilige il nord, come avete scritto. Io vi capisco perché nasce dall'amore questo. Le migliori liti sono frutto dell'amore, so che mi amate. E quindi avevo promesso che sarei venuto e allora volevo posticipare, ma pazienza, perché poi devo risalire e vabbè, salgo e scendo l'Italia che viene il cuore. Va bene, quindi sabato prossimo 8 novembre alle ore 17 saremo a Bari. Coraggio, Piccolo Resto della Puglia, fatevi presenti, non mancate. Vorrei rivolgere un appello anche ai fedeli del Piccolo Resto pugliese che stanno nella zona del Salento, perché ci sia una corale risposta. Perché deve esserci questa corale risposta? Perché alla luce degli ultimi avvenimenti alcuni se ne sono andati. Allora questo è il momento di serrare le fila, anche perché gli eventi, come ora oggi stesso vi dirò, ci danno ragione. Cioè quello che sta accadendo dà ragione a noi, fra un momento ne parliamo. Ecco, quindi vi aspettiamo numerosi, se volete, sabato prossimo, fra qualche giorno, a Bari alle ore 17 e domenica mattina, domenica 9 novembre, alle ore 11 saremo a Napoli. Ecco i due appuntamenti in questo momento del sud, va bene? Ripeto, sabato prossimo, oggi è martedì 4 novembre, quindi fra 4 giorni, sabato 9 novembre, alle ore 17 saremo a Bari. Domenica 9 novembre saremo a Napoli alle ore 11 del mattino per la Santa Messa. Non mancate, poi anche per me è sempre una grande gioia anche tornare a Napoli col Piccolo Resto, che a dire il vero risponde e non risponde, dipende dai periodi. Può darsi che questa è la volta buona che i fedeli partenopei e di dintorni si facciano presenti. L'ondata di l'urto, diciamo così, riguardo a tutte le ultime vicende occorse, delle quali non sono protagonista io, quindi a una persona che mi diceva io aspetto un segno da Dio per vedere come risolvere la questione del munus, perché conveniva con me che non possono essere né i cardinali né il conclave.
e siccome però Papa Giovanni Paolo II scrive che non può essere per acclamazione, io gli ho detto, allora dimmi esattamente come deve essere questo segno. Risposta, io non lo so. Ah, tu non lo sai. E non è possibile che allora, visto che non lo sai, possa essere questo il segno che Dio sta realizzando. Non dico che lo è, tant'è che io non mi sono espresso. E mentre io non mi esprimo, il giornalista romano, va bene, che mi dileggia, mi canzona, si prende gioco di me, facendo credere che io mi sono autoproclamato Papa, mentre io non ho espresso nessun parere finora, assisto a quello che mio malgrado sta avvenendo nel mondo, il giornalista romano, udite udite, sarà invitato, calla, come dicono a Roma, a tenere una conferenza alla Pontificia Facoltà di Roma. Hai capito come piano piano apri la pentola e salta via tutto l'odore? Eccolo, il codice Ratzinger, il giornalista che ha combattuto con i suoi commilitoni per salvare la Chiesa, il giornalista romano che prende di mira Don Minutella attaccandolo in maniera forte, decisa e disonesta, perché dice che io mi sono autoproclamato Papa, io questo non l'ho fatto. Eccolo lì, che cosa fa? Non ho avuto purtroppo il tempo, vi lascio capire che io non mi occupo solo, come invece dovrei, del palinsesto di Radio Domina, come ha fatto molte volte Padre Livio, ma devo occuparmi di tantissimi aspetti, però forse questo riusciamo a farvelo manifestare. Comunque sia, era per dirvi che appunto mentre queste cose vengono fuori, io dico, il piccolo resto va avanti, va avanti. E questa storia del munus per cui alcuni hanno detto è troppo, non è possibile. Io invito anche al sud dove l'urto è stato più forte, perché ho visto, mi spiace dirlo, però il dato va misurato, i confratelli saranno d'accordo con me, cioè il nord ha retto bene. Il nord, perché il nord ha retto bene? Il piccolo resto del nord perché ha retto bene? Io non ve lo so spiegare. E le diserzioni sono soprattutto al centro-sud. Non sono tantissime, ma ci sono. Perché è troppo questa storia del Papa? Ma potrebbero dir così se fossi stato io. Se io mi fossi autoproclamato Papa e avessi cambiato per altro stile, cosa che non ho fatta, che mentre i chiacchieroni e i brontoloni discutono, Don Minutella si sciupa in macchina per andare dal nord al sud, dal sud al centro e dal centro di nuovo al nord, capito? Don Minutella non ne ha fatto un chiacchierone, esattamente questo penso che io loro temo. Io penso che è proprio esattamente questo che temono, che possa essere vero, come quella persona che dice sì, hai ragione, in effetti il Papa non può più essere eletto secondo le modalità classiche, che sono quelle del conclave, del collegio cardinalizio, perché sono istituzioni fragili. Bene, allora per favore dimmi come deve essere trasmesso adesso il munus? O viviamo senza munus? Risposta, provvede Dio. D'accordissimo con te, come deve provvedere Dio? Risposta, non lo so. E allora se non lo sai, perché escludi che questa possa essere la via? Non ti dico che lo deve essere, ti chiedo perché escludi a priori che non lo possa essere. Capito? Ma nel frattempo vediamo l'invito, andatelo ad ascoltare, è il giornalista romano, è coerente veramente, guardate, c'è una coerenza che è di grande stile. Non so se per favore la regia, perché ho poco tempo per parlare tante le cose che devo dire, prego la regia di mostrare il post che ho mandato per farvi vedere come egli è invitato ad un incontro dove terrà una relazione. Il titolo è Dal futuro al passato, conferenza informazione, ma quello che è importante è il luogo dove si svolge. Università Seraficum, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura e sala semicircolare, eccetera, eccetera. Il titolo è, perché adesso il giornalista romano è un tuttologo, no? È un teologo tuttologo, si occupa anche di Apocalisse a lui ora. Ora lui si occupa, eccolo lì. Adesso si potrebbe ingrandire, regia un po', si potrebbe ingrandire un po', ipotesi sull'Apocalisse, guardate la cerchiatura in interverranno Maria Macri, eccolo lì. Andrea Cionci, giornalista e scrittore, ingresso euro 10. Vabbè, ma questo per carità, ognuno fa come ritiene opportuno, ci mancherebbe altro. Non mi permetterei mai di contestare questo perché io non sono disonesto come loro. Non sono disonesto come loro. Vado sui fatti che contano. È invitato alla
Pontificia Facoltà Istituto Seraficum a Roma, in una realtà bergoglian-prevostiana. Non vi dice nulla quello? Come mai a Dominutella non lo invitano? Vi pare normale tutto questo? Non dovrebbe far riflettere. Quindi tutti gli idioti che si fanno bere e si lasciano offrire la bibita di un aspettiamo e vediamo, dovrebbero avere già chiaro chi è Cionci, in quale direzione sta, perché se lo invitano in una realtà apertamente prevostiana, no? Di Papa Leone, pensate voi che sarebbe andato se non ci fosse una sorta di alleanza collaterale che Cionci in maniera furba lentamente sta cercando con ipnosi intellettuale di far capire al suo seguito? Glielo sta facendo capire o no al suo seguito che è prevostiano? Perché se non lo fosse, non avesse da qualche parte un appoggio per entrare in quella realtà, pensate voi che potrebbe entrare l'autore del codice Ratzinger se dicesse apertamente che Prevost com'è non è papa? È ovvio che non lo farebbero entrare. E invece eccolo lì, invitato all'Istituto Serafico San Bonaventura della Pontificia Facoltà Teologica di Roma. Eccolo lì, Università Seraficum Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, Roma. Praticamente il tale va nella tana del lupo, ma non da colui che combatte, va a parlare dell'Apocalisse, attenzione, ipotesi sull'Apocalisse, testo profetico e rivelazione, magari cita il mio libro, chi lo sa, la Sinfonia dell'Agnello. Questo tale con il quale collaboravamo perché potesse avere i numeri che io gli ho dato, e lui sa che è così, è quello che mi prende in giro facendo post e video nei quali io mi metto la tiara e mi autoproclamo papa, capito? Nel frattempo prende in giro i suoi dicendo ma forse è il Papa, forse non è il Papa. Volete voi che non abbia un appoggio da qualche parte perché possa andare a parlare alla Pontificia Facoltà Teologica di Roma? A Roma, nelle Pontificie Facoltà Teologiche di Roma. Quindi Cionci si è autoproclamato prevostiano, non c'è alcun dubbio su questo, perché se non avesse garantito a chi gliel'ha chiesto che è disponibile a credere che Prevost è il Papa, non starebbe lì. Ma nel frattempo è là, mentre sveliamo come stanno le cose su Cionci, bene, io vi dico come stanno le cose invece sulla falsa Chiesa, che sempre più palesemente manifesta se stessa. Intanto ribadisco, sabato 8 novembre siamo a Bari alle ore 17 con Fra Celestino e domenica 9 novembre siamo a Napoli alle ore 11. Andiamo al tema allora di oggi, che è abbastanza significativo, non senza prima aver ricordato che questa sera alle 21 c'è la catechesi giovannea. Lo stavo dimenticando, oggi è martedì, non è lunedì, quindi questa sera, mentre ringraziamo Don Ramon che ieri sera ha tenuto una catechesi coraggiosa, starei per dire, intanto guardiamo il post di stasera, no, quello di la regia poveraccia deve seguire i miei criteri. Allora, questo è il post di stasera, credette con tutta la sua famiglia, Giovanni capitolo 4 versetto 53, è la 36esima puntata dal mio libro L'Aquila e il Sole, il primo volume. Vi aspetto numerosi, condividete, approfondiamo il Vangelo di Giovanni con tutto quello che l'Evangelista ha da insegnarci per il nostro cammino di fede, la fede di questo funzionario reggio che ottiene la guarigione del figlio. Il libro è sempre disponibile insieme agli altri, abbiamo iniziato per il giovedì anche Si è fatto carne, i Vangeli dell'infanzia di Gesù, e poi vi sto raccomandando in questi giorni, se volete, il libro che riprenderò tra le mani il romanzo sulla vita di Sant'Atanasio, che è molto attuale. Quindi questa sera alle 21 vi aspetto per la catechesi giovannea, riguardiamo il titolo Credette con tutta la sua famiglia alle ore 21, mentre ieri sera in effetti Don Ramon ha fatto una interessantissima e coraggiosa, direi, audace, ecco, chiamiamola così, audace riflessione sul satanismo, sull'esoterismo, sui fuoriusciti da queste sette, eccetera. Ecco, dov'è il post, il cartello? Eccolo lì, dolcetto o scherzetto, lo trovate sulla playlist di Radio Dovinano. Solitamente andiamo alla puntata di oggi, che è abbastanza importante, mentre ringrazio tutti i fedeli che hanno preso parte in questi giorni alle celebrazioni dell'1, del 2 e del 3 in giro per l'Italia del Nord. Dicono che siamo in crisi, lo scrivono perché lo sperano, disperati scrivono questo, e mentre Cionci viene corteggiato e invitato in una degli atenei di teologia a Roma, sotto Prevost,
Noi abbiamo le sale piene perché dimostriamo che non siamo affatto in crisi, se ne facciano una ragione. Il titolo di oggi: no alla corredentrice e Prevost 4 volte ai piedi dell'eletto Bergoglio. È un titolo ridondante, ma non c'è nulla di inventato. Dunque, cominciamo con quello che, anzitutto, che è accaduto ieri l'altro, e poi soprattutto con quello che accadrà oggi, con anticipazioni che, a meno di smentite, dovrebbero far riflettere. Innanzitutto, Prevost è il papa falso, artificiale, che doveva cambiare pagina, giusto? L'imbarazzo del mondo Unacum è incalcolabile, fanno finta di niente, ma Prevost per la quarta volta, dico per la quarta volta, è un record. Benedetto XVI non l'ha fatto con Giovanni Paolo II, forse ci andava privatamente. Per la quarta volta ha voluto che si sapesse che si è recato ai piedi della tomba dell'apostata impenitente. Possiamo vedere le immagini, la sequenza di immagini che da sole parlano. Ieri i telegiornali, perché ho avuto modo di ascoltare il telegiornale, ne hanno parlato abbondantemente, hanno potuto rendere noto, eccolo lì. No, questa però non è l'immagine di Prevost da Bergoglio. Per favore, regia, ascoltiamo con attenzione quello che dico. Prevost si è recato ai piedi, voi sapete che l'apostata impenitente è sepolto a Santa Maria Maggiore, no? E eccolo lì, questa non è una foto di repertorio, è di ieri. Perché mentre andava a Castel Gandolfo, che ormai è diventata anche questa interessante la residenza, questo è interessante perché ci sarebbe il reggente nel frattempo, il giornalista romano che viene invitato a parlare all'Università di Roma è quello che parla di reggente, quelle cose lì. Eccolo lì, Prevost, per la quarta volta, lo vedete, non ci inventiamo nulla, si è andato a inginocchiare e a rendere omaggio all'apostata impenitente, all'eretico Bergoglio, a colui che ha avviato la stagione della falsa chiesa di Satana, la chiesa che va contro il Vangelo, la chiesa sinodalista, la chiesa ecolatrica, la chiesa, eccolo, vedete, questa è la foto di ieri di Prevost che ha voluto fermarsi a Santa Maria Maggiore per adorare. Allora, veramente qui però io non mi fermo tanto su Prevost perché io non mi stupisco, mi fermo su due cose. La prima, è la quarta volta che va lì. Che cosa ne deducono gli Unacum se fossero onesti? Che non è affatto vero che ha cambiato pagina. Non possono pensare che sia solo un cerimoniale che deve fare, perché ha chiesto lui di andarci. Mi capite? Cioè, gli Unacum giustificano, sanno che ho ragione io. Guardate, è un cerchio che si stringe, sempre più chiaramente, tutti dovranno accettare che aveva ragione solo e soltanto il coerente, inossidabile Dominutella. L'avevo detto, non sono creduto. È questo che mi stupisce, l'orgoglio degli Unacum. Che cosa ne deducono? È andato. Allora mi immagino Cascioli che parla con Fontana. Mai visto Cascioli, direttore della Nuova Busta Quotidiana, che parla con il professor Fontana che scrive sulla Nuova Busta Quotidiana. Magari si ci mette anche la terza Luisella Scrosati. Parlano tra di loro. Mai visto Prevost? È andato di Papa Leone, è andato lì di nuovo. Ma non è che ci avrà ragione quel disonesto, disgraziato farabutto di Minutella? Ma dov'è che ha cambiato pagina? Perché se avesse cambiato pagina non andrebbe per la quarta volta ad adorare Papa Francesco. E ripeto, non vale l'affermazione che lui vada perché lo deve fare. Non è così. Perché ha chiesto lui di andare. Aveva lasciato il Vaticano dopo la celebrazione, e ormai piuttosto tardi, era buio, e andava a Castel Gandolfo. Ha chiesto lui di fermarsi a Santa Maria Maggiore per adorare il suo re. Capito? E questo è il punto. E questo è il punto. Le immagini parlano più delle parole. Ho ragione io, cari nemici. Fatevene una ragione. Ho ragione io nel dire che sono i due antitestimoni dell'agnello, Bergoglio e Prevost, che hanno costruito una falsa chiesa. Le immagini parlano da sole, questa immagine da sola parla. Ieri è voluto andare di sua iniziativa e ha voluto che si sapesse. Il TG1 e il TG2 l'hanno detto. Papa Leone rende omaggio alla tomba di Papa Francesco.
Va bene? Ecco, credo che da sola questa immagine debba dire che niente affatto vero, che un prevoste che va 4 volte nello spazio di 6 mesi ad adorare, perché si inginocchia alla tomba di Bergoglio. Ora vi ricordo che dentro quella tomba ci sono i resti mortali di uno che è morto impenitente, che ha vissuto la sua vita con un odio verso il Vangelo, con un odio verso Gesù Cristo, e voi tutti sapete che ho ragione. Il mondo Unacum come reagisce di fronte a questo? Con disonestà. C'è molta disonestà in giro, figlioli cari, E a tal riguardo vorrei ringraziare Vicente Montesinos, il direttore di Adorazioni Liberación, perché ieri è intervenuto con mia enorme sorpresa. Si vede che grazie a Dio c'è sempre qualcuno che mi aiuta. Questa è la foto di Vicente Montesinos, ma vorrei chiedere per cortesia il cartello del suo video, perché ha preso le difese del sottoscritto nei confronti di un paio di disonesti. Sapete cosa fanno? Appena vedono Vicente Montesinos che mi difende, lo attaccano dicendo che io sono corretto. Signora, ahora me va a explicar la corruzione de Dominutella. Signora, adesso mi spiegherà la corruzione di Dominutella, altrimenti ci vediamo in tribunale. Questo ha detto Vicente Montesinos e personalmente lo ringrazio. Allora torniamo a noi, quindi un prevost che va ad adorare per la 4ª volta Bergoglio, gli porta l'omaggio floreale. Ora, se avesse ragione il mondo Unacum nel dire, perché qui sono due le cose, se il mondo Unacum avesse ragione nel dire che Papa Leone, questo è il mondo Unacum, no? Il mondo Unacum, che è quello che odia di più me. Sapete perché mi odia di più? Perché sanno che dico la verità. Perché sanno sempre più che passa il tempo che non c'è alternativa alla proposta di Domino, non ce n'è. A meno che non decidano di farsela la loro chiesa, ma sarebbe fasulla, perché già c'è un cammino. Non so se mi spiego. È inutile andarne a creare un altro, qualora, ma non lo faranno mai. Ormai sono gli abitanti della terra che adorano la bestia di Unacum. Mi spiace dirlo, ma è così. Di fronte a un prevost che va per la 4ª volta di sua iniziativa, non c'era alcuna necessità di farlo, quindi lui ci crede, lui lo ha voluto prevost, perché lui venera Papa Francesco, perché per lui è il fondatore della Chiesa, ma anche i media non parlano più della Chiesa se non a partire da Papa Francesco. Poniamo che gli Unacum non lo faranno perché sono pieni di superbia intellettuale, ce li abbiamo in casa. Questi non lascerebbero mai la parrocchia manco se a celebrar messa fosse Lucifero, come già accade. Ma se facessero una sorta di revisione interiore e dicessero che no, così non va bene, cioè veramente Prevost ci ha deluso, Papa Leone evidentemente sta seguendo, anche se in maniera più elegante, lo stile di Bergoglio, lo venera, non fa che citarlo, non c'è rottura. Ci siamo sbagliati, dovrebbero avere il coraggio di dire la nuova busta quotidiana o chiude o si scusa con i suoi lettori, o i lettori sono stupidi, perché hanno detto ad agosto, venendo addosso a noi, perché lo scopo era annientarci, i massoni li hanno ascritti, c'è qualche regia comune, La stessa regia che fa uscire la lettera di Books 11 anni dopo sulla nuova bussola quotidiana, e il direttore dice così la piantano i falsi profeti, che sarei io, e la gente fuori di testa, che sarete voi, è la stessa regia che invita Cionci alla facoltà teologica nella Tana del Lupo. Capite? Io non ho dubbi su questo. Non ho alcun dubbio. A me non mi invitano. Come mai? Eppure io sono teologo. Se il Cionci me lo consente, dovrei essere un pochino leggermente più esperto di lui su questo argomento dell'Apocalisse. Ma a me non mi invitano. Come mai? E a lui sì? Ma lui non era quello che aveva detto che Papa Benedetto era rimasto Papa, era in sede imperita, che c'era la Chiesa gnostico-esoterica, che aveva fatto tutti gli studi e gli articoli per mostrare che c'è il Dio Lucifero, il Cristo serpente. Che fine ha fatto tutto questo? Ha fatto la fide che vedete, invitato alla Pontificia Facoltà di Roma, allo stesso modo in cui avevano architettato la manovra della lettera di Benedetto XVI pubblicata 11 anni dopo per attaccarci.
Se fossero seri dalle parti del Nuovo Bussola Quotidiana, dopo l'immagine di ieri, perché loro sono giornalisti e lo sanno molto meglio di me, che i papi parlano più per gesti che per parole. Guardate, è una questione proprio di tipo ermeneutico, c'è un'ermeneutica della comunicazione che viene suggerita ai pontefici. Ah, con Dominutella è dura. Caspita, e io ammiro tutti quelli che non si lasciano irretire dalla propaganda infame contro il sottoscritto, ascoltano con attenzione e dicono: caspita, c'ha proprio ragione Don Minutella, sarà quello che sarà, ma c'ha ragione. Esiste una ermeneutica della comunicazione che viene suggerita ai pontefici, mi spiegherò meglio. Tu vuoi far capire una cosa? Prova a fare così da Papa, la dici 10 volte, in una enciclica, in una lettera apostolica, in un'udienza generale, in un'omelia, 10 volte, la gente sì lo accoglie. Ma se tu, poniamo il titolo di corredentrice, visto che ora ci entriamo, il titolo di corredentrice, e tu la dici, ma se tu porti l'omaggio floreale alla Madonna, l'unica, poniamo, statua della corredentrice che c'è a Roma, sto portando un esempio, quel gesto da solo vale quei 10 interventi. Quindi il gesto compiuto ieri da Prevost non è così casuale. È un modo per dire a tutti, compresi gli Unacum, stupidotti, ha ragione Don Minutella. Ha ragione Don Minutella, io non sono niente affatto di diverso da Bergoglio. È il nostro capo, è il nostro falso profeta, è il nostro pseudo messia. E io vado a venerarlo perché tutti sappiate che io lo seguo. Tra l'altro, nell'omelia tenuta in suffragio ieri, in suffragio del cosiddetto Papa Francesco, a scanso di equivoci, sentite che cosa ha detto Leone. È un record. Quante volte sta citando in questi 6 mesi Bergoglio Leone? È un record a livello di successore di un predecessore. Sentite che cosa ha detto. Oggi rinnoviamo la bella consuetudine, questo ieri, prima di andare ad adorare, ha fatto l'adorazione eucaristica, ha pregato la fiamma, vabbè, oggi, sì, dopo la messa ha imparato da noi, è andata a pregare la fiamma lì, ai piedi di Papa Francesco. Oggi rinnoviamo, eccetera, eccetera, e con grande affetto questa messa che celebriamo, Eucaristia, la offriamo per l'anima eletta di Papa Francesco. Papa Francesco è un'anima eletta. È eletta. Eletto che significa? Eletto significa scelto da Dio. No, l'eletto è uno scelto da Dio, è un consacrato di Dio. L'eletto è uno salvo che diffonde e predica la salvezza. Però tutto questo è subcontrario. Ed è incredibile, ed ecco il secondo passaggio e poi vado all'altra questione di oggi, ed è incredibile, miei cari figlioli, notare una cosa che mi addolora in una maniera che non potete immaginare, ed è questa. Com'è possibile che la stragrande maggioranza dei cattolici italiani non se ne accorga? Prima questione. Seconda questione. Ma non se ne saranno veramente accorti? O fanno gli ignorri? Terza questione. Se ne sono accorti, gli passa in testa che possa aver avuto ragione Don Minutella, fin dall'inizio, che quella è la chiesa della menzogna, che è la chiesa della falsità, che è la chiesa di Satana, che si porta avanti un progetto di distruzione dell'identità cattolica e che perciò quella non è la chiesa di Gesù Cristo, è la falsa chiesa costruita da Satana, come diceva Monsignor Fulton Sheen, corpo mistico dell'anticristo, capito? E casomai ci fossero ancora dubbi, ecco che oggi arriva un'altra stangata. E sono tutti lì, gli Unacum, quelli, l'establishment unacumista che mi odia, che arrabbia contro di me, va bene? Sono lì tutti preoccupati, perché tra il gesto compiuto ieri, che è inequivocabile, a celebrare, ha canonizzato Papa Francesco, Prevost ieri. Prima ha parlato di Papa eletto, l'eletto, non Papa eletto, l'eletto Papa Francesco. Eletto nel senso non nel conclave, l'eletto secondo Dio. E poi più avanti ha parlato di Papa Francesco così, dunque ha detto a un certo punto,
che lui ha aperto la Porta Santa, ha impartito a Roma e al mondo la benedizione pasquale e ci ha dato il sapore della speranza cristiana. Ci possono essere ancora dubbi? Però oggi, 4 novembre, arriva un'altra stangata. Ed è questa: alle ore 11, fra un'ora circa, presso la Sala Stampa Vaticana, verrà presentato un documento con ampie anticipazioni. Questo documento del Dicastero per la dottrina della fede si chiama Mater Populi Fidelis, è una nota dottrinale su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. E pare del tutto chiaro, con un'anticipazione significativa, il punto 22 di questa nota dottrinale. Leggiamo. Attenti bene ad ascoltare che cosa sta producendo Fernandez, che poi c'hanno il pallino di Maria, ma si capisce, sono di Satana, devono minimizzare l'apporto mariano, non vogliono il titolo di corredentrice, per cui ho una proposta da farvi, ma devo ascoltare i confratelli. Ma prima procediamo con ordine. Oggi al punto 22, oggi verrà detto al punto 22 di questo documento: considerata la necessità di spiegare il ruolo subordinato di Maria a Cristo nell'opera della redenzione, leggo, attenti, il documento di oggi: è sempre inappropriato usare il titolo di corredentrice per definire la cooperazione di Maria. Dunque, niet al titolo di corredentrice. Questa era la volontà di Bergoglio. Vi ricordo che ci sono state le apparizioni vere, autentiche, di Amsterdam, la signora di tutti i popoli, in cui la Madonna è apparsa a Ida Perdeman per chiedere la proclamazione del quinto dogma mariano. C'è da dire che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non hanno negato il titolo, hanno fatto credere questo, ma non hanno negato il titolo, né Benedetto né Giovanni Paolo II. Hanno detto che non era il momento per loro di proclamare il dogma, sono due cose diverse. Cioè, loro hanno detto: in questo momento non è necessario proclamare il dogma, ma piuttosto preferiamo che il titolo circoli come fede. Ora, voi sapete, come atto di fede, di dogma, un dogma. Voi sapete com'è andata con Bergoglio. Bergoglio ha preso estremamente di mira il titolo di corredentrice, aveva proprio questa sorta di ossessione. Come mai? Noi l'abbiamo spiegato tante volte: il titolo di corredentrice che il vero Papa proclamerà metterà KO ulteriormente. Guardate, siamo in guerra, l'ho detto nei giorni scorsi. Da qualche parte ci deve essere il generale delle truppe che non si schierano con questa falsa chiesa. Da qualche parte deve poterci essere. Bergoglio ha detto il 12 dicembre 2019: Maria non ha voluto prendere per sé qualcosa di suo figlio, ma si è presentata come mai si è presentata come una corredentrice, ma come una discepola. Ecco, l'idea poi ha detto che Maria sia corredentrice, vi ricordate la parola irriverente che ha usata? Ha una vera e propria bestemmia, è una tonteria, che vuol dire in italiano, no? Sì, questo vuol dire. Ma dice, ma non dire capito? Questo ha detto Bergoglio a riguardo del titolo di corredentrice, e ha pure voluto che venisse non autentiche le apparizioni di Amsterdam, con un colpo di stato mai visto prima, perché voi sapete che le apparizioni mariane vengono approvate dal vescovo ordinario del luogo, capito? La Santa Sede si limita soltanto a riconoscere, tant'è che per Medjugorje, vi ricordate, per anni è andata così. Ecco, allora il vescovo di Amsterdam a un certo punto aveva approvato, ovviamente dopo un vero e proprio approfondimento, aveva approvato le apparizioni. Bergoglio ha fatto in modo che queste apparizioni venissero smentite, per cui non si può andare lì in pellegrinaggio ad Amsterdam, si è bloccata la diffusione a mezzo stampa dei messaggi della Signora di tutti i popoli. Insomma, Prevost oggi sottofirma la nota dottrinale del
ricomparso Fernandez, ma lo vedete che sono i partigiani di Satana, ma vedete che non è cambiato nulla, perché oggi hanno solo tempo, mentre la Chiesa si liquefà, di bloccare l'entusiasmo popolare, il sensus fidelium, che anche non ne tengono conto, perché per il sensus fidelium Maria è corredentrice. Non te lo sanno spiegare teologicamente. Però guardate che l'approfondimento teologico, lo dico io da 2 volte teologo, anzi vorrei dire a Cionci, può darsi che mi vede seduto, perché vedo che non mi invitino per parlare, ma non è che casomai mi impediranno di entrare, magari vado a fare qualche domanda. No, perché sono quei giorni, passo da Roma. Quindi Cionci si prepari, perché ho da fargli un paio di domande in pubblico. E se lui poi vuole, viene a farle a me, perché da me le porte sono aperte, non è escluso mai nessuno. Dicono che siamo una setta, ma da noi non è escluso nessuno, invece a me non mi fanno entrare. Come mai? Boh, qualcuno lo sa spiegare. Ma torniamo a noi. L'approfondimento dogmatico c'è della corredentrice, c'è, come se c'è, oltre che le apparizioni mariane, ma l'approfondimento dogmatico c'è. Ma allora oggi perché questa falsa Chiesa, in mezzo a tutti i guai che ci sono da risolvere, trova il tempo di pubblicare un nuovo documento? Notate che cosa ha saputo produrre quel demonio incarnato che c'è alla fede, che è Fernandez. Che cosa ha prodotto finora? Ve lo dico io. Ha prodotto fiducia, ed è lì. Guardate, mi viene una rabbia. È lì. Prefetto della fede ha prodotto un documento che si chiama Fiducia Supplicans, che è l'apoteosi, la celebrazione dell'inganno, la benedizione alle coppie gay. Ma no, noi non vogliamo benedizione alle coppie gay, è per il singolo. No, perché il singolo, se era per il singolo non c'era bisogno di fare il documento, perché la Chiesa, ci sono i prenotanda, insegna che c'è la benedizione da dare a tutti singolarmente. Invece si parla della benedizione alle coppie gay. Questo è il primo documento, non dico in ordine di tempo. L'altro documento che vorrei citare è la nota su Medjugorje, per cui Padre Livio finalmente a quanto pare si è reso conto. Andate a Medjugorje, ma le apparizioni non ci sono. Scusate, ma che caspita di affermazione è questa? La nota questo è già il secondo documento, il primo Fiducia Supplicans, questo è Fernandez che ha incontrato Prevost, si sono parlati i 2 pupilli di Bergoglio, i pupilli di Bergoglio sono lì, sapete che Prevost nello stesso giorno ha incontrato Fernandez e Ollerich, però ha ragione Cascioli, che non so come riesca a farsi la barba, anzi lui ce l'ha la barba, a sistemarsela davanti allo specchio, secondo me non si guarda, perché dovrebbe vergognarsi di ingannare se stesso e gli altri, dicendo che Papa Leone ha cambiato pagina e che la Chiesa non è più quella di Papa Francesco. Dovrebbero vergognarsi gli Unacum, perché Dio glielo sta sbattendo in faccia. Ma pur di non riconoscere che Dominutella ci aveva ragione dall'inizio, sono disposti ad adorare la bestia. Loro, gli Unacum, sono i Catoicuntes di Apocalisse 13, che adorano la bestia, stanno adorando la bestia, sono tutti con Prevost in ginocchio ai piedi di Papa Francesco. Compreso il giornalista Cionci, che non sa come dirvelo ai suoi followers, e allora lo fa capire. Viene invitato a parlare dell'Apocalisse in un centro prevostiano, Bergoglian prevostiano, più chiaro di così, ma lui non ve lo dirà chiaramente, perché non ha tempo, il suo tempo è da spendere a dileggiare Dominutella che si autoproclama Papa, ed è disonesto perché io non mi sono autoproclamato proprio un bel nulla. E questa è la situazione. Che cos'altro stanno aspettando? Che dolore gli Unacum. Potevano fare la differenza. Noi in questi giorni abbiamo visto gente nuova. Oppure alcuni se ne possono andare con Don Pompei, che però li porta con Monsignor Viganò alla chiesa del 1958, perché per loro il problema, come per noi, non è a partire da Bergoglio. Per loro il problema è la messa in italiano, per loro il problema è il Concilio Vaticano II, è Papa Benedetto ed è Papa Giovanni Paolo II. Alcuni dei nostri se ne stanno andando con loro. Vi rendete conto che schifezza che c'è in giro, che pena che facciamo? Il cattolicesimo si è liquefatto.
come ha detto il cardinale Caffarra, rimarrà un piccolo resto, si dovrà ricominciare da capo, stiamo ricominciando da capo. E allora io a questo punto dico, oggi ufficialmente viene bloccato, perché questo è il terzo era quello su Maria Valtorta, vi rendete conto che cosa ha saputo produrre finora Fernandez? Quello è un diavolo incarnato, quello è posseduto, io non ho dubbi. 4 documenti sta producendo. Il primo, benedizione alle coppie gay, fiducia supplicans. Il secondo, la nota pastorale su Medjugorje, andate pure, ma non ci sono le apparizioni, non c'è il soprannaturale. Il terzo, le opere di Maria Valtorta sono inventate. Il quarto, Maria non è corredentrice. Non andrebbe processato se ci fosse la vera Chiesa Cattolica a Roma. Non andrebbe fermato Cascioli, una cum, ditemi se mi sbaglio. Non andava fermato questo se veramente si voltava pagina. Ditelo a quel viscido Monsignore Pugliese, esperto di liturgia, diteglielo quanto è viscido, quando è venuto a chiamarmi per portarmi da Burke perché io mi andassi a ritirare in un monastero. Andateglielo a dire al viscido che conserva la lettera per 11 anni volendo ora far credere che si è cambiato pagina. Hanno cantato vittoria in anticipo ed è una disfatta totale. Il documento di oggi è la Waterloo degli Unacum. Perché adesso proveranno. Luisella Scrosati sta già studiando, lei che è così brava a fare le distinzioni, per salvare il salvabile, come quando c'è il castello di sabbia, no? E arriva l'acqua e loro stanno cercando di tenerlo in piedi mentre si sta liquefacendo, tutta la sabbia viene giù con tutto il castello. Ma no, non è vero, ancora resiste. Perché vedrete che troveranno modo di lamentarsi da una parte, perché Fernandez, ma scusate, ma Fernandez chi glielo firma il documento? Ma non gliene ha parlato al Papa? Ma ieri che hanno trasmesso la foto di Prevost con Fernandez, non è un modo per dire guardate che siamo tutti d'accordo? Quindi Maria non è corredentrice. Guardate che ne va di tutto per un paio di motivi. Ma se Maria non è corredentrice è soltanto la madre biologica di Gesù. Ed è questo che vogliono. Protestantizzazione del culto mariano nel cattolicesimo romano. Attenti bene Unacum, parlate con uno che 2 volte è teologo, me ne infischio della propaganda malefica e diffamatoria nei miei confronti, poi so come sterzarvi in diretta sul mio canale. Se Maria non è corredentrice, ai piedi della croce, non ha partecipato in modo del tutto unico, andatevi a leggere cosa scrive Fulton Sheen su questo, Maria è semplicemente una madre biologica di Gesù ed è quello che vogliono, quello che pensano i protestanti, che infatti non la venerano Maria. Non la venerano, perché dicono che la mariologia, dice Karl Barth, è il tumore della teologia cattolica. Per loro Maria è semplicemente una donna, scelta per carità da Dio, che ha dato alla luce biologicamente Gesù di Nazareth. E chi è Gesù di Nazareth? Andatelo a chiedere a Lorefice, il vescovo apostata di Palermo, che ha ricevuto il premio dopo 10 anni di falso episcopato a Palermo e che ha celebrato la Costituzione. Uno si chiede che cosa significhi mai parlare della Costituzione, e poi nello stesso tempo ha parlato di un Gesù uomo, amico degli uomini, delle prostitute, nato anonimo, che ha preso coscienza di sé, il Gesù storico. Se Gesù non è Dio, attenti bene che striscia il serpente. Maria non può essere corredentrice per questa falsa chiesa, perché per loro Gesù Cristo non è Dio. Se fosse Dio, Maria sarebbe corredentrice, perché il sacrificio del Calvario è niente affatto un incidente di percorso come voleva Bergoglio nell'ultima Via Crucis, ma è, come dice von Balthasar, l'atto trinitario ante tempora. È un decreto scelto nella Santissima Trinità fin dalla fondazione del mondo, potremmo dire, no? Anche prima, nell'eternità. E quindi se Maria è ai piedi della croce, lo è come madre del Redentore, come madre del Salvatore, come madre del Messia figlio di Dio. E perciò non è una madre qualunque che sta piangendo il proprio figlio condannato a morte, ma sta partecipando come nuova Eva. E quindi questi, come Fernandez e Prevoste oggi, te pareva che non si bloccava oggi? Arrivano, peccato, si sono arrabbiati.
Eccoci di nuovo in onda. Stavo dicendo che oggi Prevost e Fernandez, con l'entourage massonico-satanista, negano un percorso che inizia per esempio in Occidente con Ireneo di Lyon, perché Sant'Ireneo di Lyon nel Contro gli eretici parla di Maria nuova Eva. Perché nuova Eva? Mica semplicemente perché dà alla luce biologicamente Gesù, come vogliono i protestanti, ma perché ripara alla disobbedienza di Eva, e non solo nel fiat di Nazareth, ma nel fiat del Calvario. Quindi Maria, ai piedi della croce, è in una posizione privilegiata, speciale, è la nuova Eva che ripara il peccato. Non ci sarà niente di tutto questo. Il titolo di corredentrice deve sparire. Perché? Perché striscia la bestia. Che dolore, ho detto poc'anzi quando è andato via la diretta, che siamo solo un paio di migliaia. Ma era scritto così, figlioli miei. Io prego per i seminaristi che reggano, perché dobbiamo dare fuoco al mondo intero. Come ha detto il Keren Kafar, ricominciare da capo. È una grazia speciale. È una grazia speciale. Ricominciare da capo, perché la gente non ne capisce niente per via dell'establishment unacumista che finge di non accorgersi. Come reagiranno? Ve l'ho detto poco fa, faranno finta di niente. Perché arrivano a questa soluzione? Perché è una opzione teologica della produzione disastrosa, catastrofica di questo demonio incarnato che è Fernandez alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ha prodotto 4 documenti: Fiducia Supplicans, Convenzione Coppie Gay, Nota pastorale su Medjugorje, andateci ma non c'è la Madonna, nota esplicativa sull'opera della Valtorta che non è vera quando nutre milioni di persone nel mondo. Ora infierisce proprio contro Maria, perché 2 documenti, la metà sono dedicati a Maria. C'è il pallino di Maria, la deve combattere, deve vincere sul culto mariano. Questi provano fastidio verso la Santa Vergine, fingono di venerarla, ma vogliono distruggere il culto mariano dissosandolo, cioè togliendo l'osso centrale e facendolo implodere su se stesso. E allora oggi il documento, a meno di sorprese inaspettate, che ci farebbe piacere ascoltare, pur di essere smentiti, cioè pur di vedere che non lo fanno, ameremmo essere smentiti, oggi verrà negato, ma non verrà detto in maniera centrale, Vedrete che ci gireranno attorno, e poi, come ha fatto Bergoglio con la nota a piedi pagina su 400 pagine, Mons Letizia l'ha detto a piedi pagina. Questo è lo stile della massoneria: ingannare, ingannano le coscienze. È un dolore immane. Dio non permetta che abbiate il cuore di padre e pastore che ha Don Minutella, per il quale alcuni preti dell'America Latina è il leone di Maria. Dio non permetta che sentiate quello che avverto io nel dolore immenso di vedere i falsi cattolici fingere di non accorgersi di tutto questo. Capito? E il povero Vicente Montesino si è costretto a intervenire con la tipa che mi prende di mira dicendomi corrotto, invitandola a scusarsi, non so, a precisare, altrimenti ci si vede in tribunale. È Don Minutella il problema. E oggi intanto negheranno ufficialmente il titolo di corredentrice. Questa non è la Chiesa Cattolica, anche perché la Madonna ha chiesto la proclamazione del quinto dogma mariano. E allora io avrei una proposta da farvi, se siete d'accordo. Io sto girando in lungo e in largo il nord in questo periodo, è da un mese che sono qui ormai. Sabato e domenica torno al sud, mamma mia che ritmi. Poi di questa nota dottrinale ne parleremo forse già stasera o domani, vediamo. E sabato sarò a Bari e domenica a Napoli. Però avrei una proposta da fare a tutto il piccolo resto, soprattutto a quelli che con semplicità si trovano a condividere quanto è stato detto da padre Ciabelo e da padre Tamaio, cioè che io sarei il leone di Maria. Che significa il leone di Maria? Non sono Pietro III, non mi vesto di bianco. Io credo che al nord abbiano avuto più serietà, perché non se ne sono andati, anzi, per esempio a Bergamo la sala era stracolma. Le immagini sempre che vengono prodotte da tutti i registi, senza Dio lo chieda, dell'incontro che abbiamo fatto a Monza, mostra che non siamo per niente in crisi. Il nord risponde. Ma sapete perché? Perché hanno visto che non è cambiato il mio stile, la gente è seria al nord, non che al sud non lo siano. Io al nord sono, dal 12 ottobre. E hanno visto che loro sono seri, i fedeli del piccolo resto al nord sono seri,
Non sto dicendo che non lo sono al centro-sud, ora preciso, non vi preoccupate. Loro sono seri e hanno visto una guida seria. Mi aspettavano al varco al nord, ne sono sicuro, perché quelli del nord sono così, pragmatici, soprattutto il nord-est, i veneti, sono pragmatici. Mi aspettavano, volevano vedere com'era Don Minutella dopo questo riconoscimento, e hanno visto che Don Minutella non si è fottuto il cervello, è rimasto coi piedi per terra, anzi, non trova tempo neanche di provarsi la tiara, talmente corre da una parte all'altra. E al nord hanno capito, la conferma per loro, secondo me, arriva da questo. Si sono rasserenati. E io vado al centro-sud e ora per rasserenare i fedeli del centro-sud. Mi vedranno così vestito. Mi vedranno condurre un'esistenza normale. Non sono il Papa che veste di bianco con la carrozza, le guardie svizzere e la sedia gestatoria. Quando i padri, che vorrei che prendesse sul serio, perché non sono preti banali dell'America centrale, dell'Ispano-America, parlano di Don Minutella come Leone di Maria, successore di Benedetto XVI, che cosa di così strambo al limite sarebbe? Io non mi sono espresso, ma io mi metto dalla parte vostra. Ma che cosa starebbero dicendo di così strambo? Ma chi è che alza la voce più di me? Che vi mette in guardia? Chi è che ha detto per primo e fino in fondo con una coerenza da martirio che quella è la falsa chiesa di Satana? Capito? Detto questo, quindi io sabato e domenica sarò a Napoli, a Bari e a Napoli, 8 e 9 novembre, poi la settimana successiva, il 14 e il 15, abbiamo l'incontro tra noi sacerdoti. Ecco, siamo in Toscana. Dopodiché mi piacerebbe, ma ne devo parlare con i confratelli, offrirvi una proposta a tutto il piccolo resto, perché sento il sussulto di indignazione nei confronti di questo ulteriore passo dei partigiani di Satana, Prevoste che adora Bergoglio e ci va per la quarta volta ad adorarlo, portandogli l'omaggio all'eletto Papa Francesco, e oggi Fernandez che ha già asfaltato Medjugorje, Maria Valtorta, e ha aperto alla benedizione coppie gay, che pubblica, rende noto e commenta un documento nel quale nega il titolo di corredentrice a Maria con pretesti dal punto di vista teologico assolutamente eretici, apostati, perché il titolo di corredentrice, anche quando non è proclamato dogmaticamente, è del tutto coerente con l'impianto dottrinale dogmatico della nuova Eva. Ecco, la mia proposta. Dopo il 16 restano 2 domeniche prima dell'Immacolata disponibili a novembre, domenica 23 novembre e domenica 30 novembre. Avrei pensato lo so che vi mobilito, miei cari, ma bisogna farlo, di coinvolgervi in un raduno per proclamare no, per confermare che Maria è corredentrice. Loro lo negano, tutti tacciono, Don Minutella, il sodalizio, il piccolo resto si riunisce non in toni polemici, contrapposti alla falsa chiesa, questo non ci interessa, per andare avanti con la nostra strada. Non possono impedircelo. Non possono impedircelo. Noi ci crediamo che Maria è corredentrice. Lo è in base al sensus fidelium, lo è per via di affermazioni soprannaturali come Amsterdam, che la falsa chiesa ha negato, lo è per via soprattutto del continuum teologico, tanto che anche von Balthasar diceva si può vedere se è utile fare la proclamazione del dogma, ma non è affatto necessario negarlo. Cioè, un conto è decidere se proclamarlo o meno. Per esempio, Papa Benedetto XVI e Giovanni Paolo II hanno ritenuto no, non è il momento di proclamare questo dogma, ma non è che l'hanno negato, capite la differenza? Allora noi non parliamo di una eventuale proclamazione, anche perché ci vuole il Papa, e fino a prova contraria io ancora non mi sono espresso sulla richiesta di essere riconosciuto come successo Benedetto XVI, anche se vedo la gente che mi mette alle strette, questo devo dirlo. Ma appunto noi ci riuniamo per celebrare la Santissima Trinità
in ragione del titolo mariano di corredentrice, per proclamare il quinto, scusate ho sbagliato, per celebrare il quinto dogma mariano. Però devo dirvi una cosa, perché voi sapete che io non riesco a essere doppio con voi, non ci riesco. Se ci scappa, a proposito di quel discorso ho concluso per oggi, se ci scappa l'idea, abbiamo parlato con quella tale persona, scusa, tu non sei Papa, perché io ho detto che lo sono. No, effettivamente non l'hai detto, però io me ne vado lo stesso. E perché te ne vai? Perché non è possibile che Dio voglia che tu sia Papa. Perché? Non ti dico che lo sono, ti chiedo perché, visto che anche tu ti intendi teologia. Risposta, perché Papa Giovanni Paolo II nella Universi Dominici Gregis vieta l'elezione per acclamazione, a parte il fatto che questa non è un'acclamazione. Comunque, la domanda che io ti pongo, caro amico, è: ma allora, se è così, quali sono gli organi deputati a non fare in modo che ci sia una via extracanonica e che ci segua solo la via canonica? Il collegio cardinalizio e il conclave, giusto? Mi ha detto sì. Bene. Come li ritieni questi? Affidabili? No, in questo momento no. Benissimo. Allora dobbiamo stare senza munus? No, è giusto che Dio, perché è una persona seria quella di cui sto parlando. No, è giusto che il munus ci sia, bene. E come deve arrivare questo munus? Dio deve intervenire. Giusto, io ho detto io. Dio deve intervenire. Ti chiedo, domanda finale, come? Risposta, non lo so. E allora perché escludi che possa essere questo? Se tu non lo sai, perché lo escludi? Ti sei chiesto se per esempio Dio non voglia, alla luce peraltro anche di elementi mica giocati per aria, chi è Don Minutella? Che cosa ha fatto in questi 9 anni? Se non è vero che sia lui? Allora io vi dico, vedrò con i miei confratelli se farò il 23, domenica 23 o domenica 30 a Milano o qualche altra parte, ma se dovesse scapparci, che è quello che padre Ciabelo, oggi concludo così e vi do subito la benedizione, non ci sono telefonate perché succede una cosa molto solenne, di fronte a questi affronti, a questo inganno perpetrato dalla biscia che sta a Roma, dovesse accadere che agli occhi di Dio, non di padre Ciabello, di padre Tamaio o del giornalista che mi canzona e poi va a tenere una relazione negli ambienti prevostian bergogliani, ma agli occhi di Dio dovesse accadere che Dio ha scelto, come ha detto il Cardinale Caffarra, che si ricomincia da capo, tu Don Minutella ti ho scelto, ce l'hai tu il munus. Allora, io vi dico che vado lì per una titolatura comune, ma se agli occhi di Dio io sono già quello, sarà la proclamazione del quinto dogma mariano, Laudetur Jesus Christus, a stasera con la catechesi. No, voglio ripeterlo. Io andrò, se i confratelli sono disponibili a dire di sì a preparare questo incontro, o il 23 o il 30 novembre, a fare un incontro col piccolo Resto, niente affatto in funzione polemica, per celebrare il titolo di corredentrice mentre la falsa chiesa lo asfalta. Ma se fosse vero, agli occhi di Dio, che Don Minutella è Leo Marie, è il leone di Maria, allora il 23 novembre o il 30 novembre non sarà una celebrazione del titolo, sarà agli occhi di Dio, in barba a questa falsa chiesa che non aveva previsto questo cammino, che ha cercato in tutti i modi di distruggere, distruggendo Don Minutella, agli occhi di Dio sarà la proclamazione del quinto dogma mariano, agli occhi di Dio e dei fedeli, che evidentemente, se ciò ci permette, visto che ha anche tempo di andare a flirtare con i bergogliani prevostiani e i suoi non se ne accorgono, perché li tiene, i suoi nei video li tiene in suspense. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Però nel frattempo va a tenere la relazione alla Pontificia Facoltà Teologica di Roma. Se agli occhi di Dio e dei fedeli, di tanti fedeli, Don Minutella è il successore del XVI, Dio gli ha dato il munus in via straordinaria, perché i tempi sono straordinari e non deve chiedere, perché il munus è di Gesù Cristo fino a prova contraria, gli appartiene, quindi lui non deve chiedere permesso a nessuno e in una situazione così straordinaria può decidere lui come fare.
Se fosse vero che io sono quello che sono, sarà la proclamazione del quinto dogma mariano. Non si scherza più. Del resto, i miei detrattori, guardate come si liquefanno e si autosconfessano. Bene, io ho concluso per oggi, spero il messaggio sia chiaro. Pregate per me a stasera con la catechesi. Laudetur Jesus Christus.